Questo testo è letto da una voce digitale. Titolo: Lettera al Consiglio Nazionale delle Ricerche, professor Ernesto Quagliariello. Autrice: dottoressa Antonietta Bernardoni. Modena, 12 febbraio 1979. Lettera inviata al professor Quagliariello, presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, da Antonietta Bernardoni. La lettera segue alla risposta con cui il ministro della ricerca scientifica informava la dottoressa Bernardoni, ben 5 mesi prima con lettera del 20 settembre 1978, di aver richiamato l'attenzione del CNR sul contenuto della lettera aperta, richiesta di verifica sperimentale, del 14 luglio 1978. Nota introduttiva. Questo testo è la trascrizione fedele e verificata di uno dei numerosi ciclostilati diffusi originariamente dalla dottoressa Antonietta Bernardoni tra gli anni 70 e 80, nell'ambito della sua attività medica e politica legata alla salute mentale. Il testo è stato digitalizzato e messo a disposizione in formato TXT e Docs su archive.org per facilitarne l'accesso, la lettura assistita e per favorire eventuali traduzioni in altre lingue. Eventuali segnalazioni, contributi o traduzioni possono essere inviate o condivise pubblicamente, indicando la fonte originale, antoniettabernardoni.it e archive.org. Modena, 12 febbraio 1979. Al Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche professor Ernesto Quagliariello. E per conoscenza, ai membri della Commissione Sanità del Senato. Ai membri della Commissione Sanità della Camera. Loro sedi. Oggetto: 1. Rinnovo dell'invito a voler sottoporre a verifica sperimentale gli strumenti pratico-teorici da me proposti nell'ambito della prevenzione, cura e riabilitazione della cosiddetta malattia mentale. 2. Invito ad istituire, ai fini della verifica da me richiesta, apposita commissione del CNR, atta a prendere in esame, senza preconcetto alcuno, i fatti concreti. Signor Presidente, il Ministro della Ricerca Scientifica in data 20 settembre 1978, protocollo numero 3911/12. Cortesemente mi informava di aver provveduto a richiamare l'attenzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche sul contenuto della mia lettera del 18 agosto scorso. Allegato numero 1. In tale lettera, rivolta a lui in prima persona ma inviata anche a lei per conoscenza, affermavo che esiste in Italia da oltre 20 anni una terapia razionale e concreta, e, soprattutto compiutamente efficace della cosiddetta malattia mentale, terapia la cui validità può venir verificata ovunque, sotto il controllo di chiunque, e mi rammaricavo, con particolare riferimento al CNR, che si andassero conducendo da anni, senza penuria di mezzi, ricerche in campo psichiatrico progettate prescindendo completamente da quanto è già stato da lungo tempo non solo scoperto ma anche divulgato nella maniera più ampia e più capillare consentitami dalle mie possibilità, ed ha ormai bisogno soltanto di venir sottoposto a verifica ufficiale, per venir poi messo a disposizione di tutti. Poiché né la sollecitazione del Ministro della Ricerca Scientifica, né, tantomeno, una mia precedente lettera aperta del 14 luglio 1978, allegato numero 2, di cui ella, signor Presidente, era uno dei destinatari, hanno suscitato a quanto mi consta la sua attenzione, mi rivolgo ora nuovamente a lei per chiederle di voler ottemperare ai compiti che le sono stati affidati nell'ambito della ricerca scientifica nel nostro Paese, e, più in particolare di voler istituire, ai fini della verifica da me richiesta, apposita commissione del CNR, atta a prendere in esame, senza preconcetto alcuno, i fatti concreti. In attesa di una sua risposta che non eluda le sue responsabilità di fronte al futuro, la saluto molto rispettosamente. Antonietta Bernardoni. Allegati. 1. Lettera del 18/8/78. 2. Lettera aperta del 14/7/78. Allora, questa è una lettera di Antonietta Bernardoni del 1979. È rivolta al Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ma anche alle commissioni Sanità di Senato e Camera. Mi ha colpito il tono, rispettoso ma fermo. Sì, è una richiesta molto precisa.
Bernardoni rinnova un invito già fatto in precedenza. Vuole che gli strumenti teorico-pratici da lei proposti per la prevenzione, cura e riabilitazione della cosiddetta malattia mentale vengano sottoposti a verifica sperimentale. Non cerca riconoscimenti, ma una valutazione oggettiva. Esatto, e insiste sull'istituzione di una commissione del CNR che esamini senza preconcetto alcuno i fatti concreti. Questo è cruciale. Chiede un approccio scientifico ma libero da ideologie o pregiudizi. E lo fa con una certa urgenza. Cita una comunicazione del ministro della ricerca scientifica del settembre 1978, che aveva richiamato l'attenzione del CNR sulla sua precedente lettera del 18 agosto, ma a quanto pare non ha ricevuto risposta. Già, Bernardoni sottolinea che la sua terapia esiste da oltre 20 anni, è concreta, razionale ed efficace e soprattutto può essere verificata ovunque, sotto il controllo di chiunque. È una dichiarazione forte, non chiede fiducia, ma verifica. E si rammarica che le ricerche psichiatriche condotte dal CNR ignorino completamente ciò che lei ha già scoperto e divulgato. Dice che il suo metodo è stato diffuso nella maniera più ampia e più capillare consentitami dalle mie possibilità. Quindi non è un sapere nascosto, ma trasmesso. Eppure, nonostante la divulgazione e l'interesse del ministro, il CNR non ha mostrato attenzione. Lo evidenzia con fermezza, ma senza aggressività. Chiede al presidente di ottemperare ai compiti che le sono stati affidati. Mi colpisce anche la chiusura. Una sua risposta che non eluda le sue responsabilità di fronte al futuro. È una frase potente, non si limita al presente, ma richiama una responsabilità storica e morale. Sì, è come se dicesse: non si tratta solo di me, ma di ciò che potremmo offrire alla società, e lo fa con grande dignità. Non c'è polemica, ma una richiesta di attenzione scientifica. E allega 2 lettere precedenti del 18 agosto e del 14 luglio 1978. Questa è una battaglia che porta avanti da tempo, con metodo e pazienza. In definitiva, questa lettera è un appello alla scienza perché si apra all'ascolto e alla verifica. Bernardoni non chiede di essere creduta, ma di essere esaminata. E questo è il cuore della ricerca, il confronto con i fatti. Un documento che merita attenzione, non solo per il contenuto, ma per il coraggio e la lucidità con cui è scritto. Sarebbe interessante sapere se dopo questa lettera qualcosa è cambiato. Sì, sarebbe il passo successivo, ma intanto questo testo ci ricorda quanto sia importante dare voce a chi propone con rigore e passione, anche se fuori dai circuiti ufficiali. Grazie per aver ascoltato. Puoi approfondire leggendo il ciclo stilato originale su antoniettabernardoni.it e su archive.org. I sottotitoli in inglese e francese sono una traduzione automatica generata da YouTube. Questo audio ciclo stilato è stato prodotto con sintesi vocale. Il contenuto è distribuito gratuitamente a fini scientifici, culturali e documentari. Se sei interessato a questo argomento, crea un gruppo di studio pratico teorico per discutere con persone che condividono lo stesso interesse, amici, colleghi, studenti, familiari o vicini di casa. Per approfondire può essere utile l'audio-video di Antonietta Bernardoni. L'importanza del gruppo di studio pratico teorico disponibile a questo link.